Yeah, I think a lot of people know what's coming. It's with a really bittersweet feeling that this is gonna be my last time up on the stage. Ci avete mai fatto caso che quando un bodybuilder professionista annuncia il suo ritiro si percepisce una forte sensazione di vuoto? È come se la loro vita, dopo la carriera agonistica, fosse priva di contenuti significativi. Cercano disperatamente di reinventarsi, di aprire un'impresa, un proprio brand, di cercare un degno successore o di rimanere ancorati ai bei vecchi tempi, postando sui social immagini di un passato che non tornerà mai più. Non trovate che tutto ciò sia semplicemente desolante? O forse è l'ennesima altra faccia della medaglia che si nasconde dietro tutto quel successo? Essere così appassionati e dedicarsi con disciplina e impegno a un'arte come quella del bodybuilding è sicuramente ammirevole, ma non è in linea con la persona che sono, con la mia visione della vita. Come diceva Bruce Lee, I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. sì come l'acqua, una persona poliedrica, capace di adattarsi, di esplorare, di trarre il meglio da ogni esperienza. Ho sempre avuto un rapporto un po' speciale con l'acqua. Ricordo ancora i corsi di nuoto che facevo da bambina, o quella volta che presi il brevetto subacqueo, per non parlare delle vacanze, sempre al mare. La palestra è sì una parte importante della mia vita, ma non è la mia vita. Avrà sempre uno spazio importante nelle mie giornate e nella mia routine, ma ho anche altre passioni, come manga e anime. Sono una persona curiosa, che scava a fondo di ogni cosa che mi affascina. Ma il mio obiettivo non è concentrarmi su un solo aspetto, bensì trovare un equilibrio in tutto ciò che amo. Ricordo molto bene il motivo per cui misi piede in palestra la prima volta. Un desiderio di rivalsa, verso chi mi prendeva in giro, verso chi mi diede un due di picche. Ma giorno dopo giorno quei fantasmi erano solo lontani ricordi e alla fine i nemici che mi ero prefissata di sconfiggere non c'erano più e rimasi solamente io. Se mi togliessero la palestra, sì, sarei tanto triste, ma non mi sentirei finita. La mia vita non dipende solo da questo aspetto. Qui non stiamo parlando della validità dell'attività fisica con i pesi, che è ampiamente supportata da studi scientifici. La palestra è importantissima per il benessere psicofisico, ma ciò che voglio sottolineare con questo video è l'importanza di evitare una vita palestrocentrica. Troppe persone sin da giovani iniziano con un forte desiderio di cambiare corpo, spinti da un risentimento o dopo aver preso l'ennesimo influencer come ispirazione, e poi crescendo si trovano a confrontarsi con una realtà diversa, fatta di compromessi e responsabilità che non hanno nulla a che fare col mondo dei pesi. Non vi sto dicendo di mollare la palestra. Anzi, sarei l'ultima persona su questo pianeta a farlo. Tuttavia, vi invito a pensare alla vita come uno di quei pentagoni che si vedono nei videogiochi. Non concentrate tutti i vostri punti e abilità su un solo vertice, ma riempite anche gli altri 4. Vivete in modo olistico, dove corpo e mente, seppur distinti, sono sempre connessi tra loro. Questa è la mia visione della palestra. E poi, in fin dei conti, non si prendevano in giro quelle persone che erano tutto muscolo e niente cervello? Ed ecco solo per voi una carrellata di cose che si possono fare oltre ad andare in palestra.